Bene, buongiorno Andrea. Buongiorno, Oh buongiorno Ugo, ciao, Alberto, buongiorno buongiorno. Ugo e buongiorno a tutti. Buongiorno anche da parte mia. Bene, direi di cominciare Andrea, cosa dici? Sì, sì, iniziamo pure. Buono. Vai Alberto. Bene, allora innanzitutto grazie a tutti per essere così presenti, vedo un numero abbastanza, soddisfacente, ecco, nel numero di partecipanti. Io mi presento per chi non mi avesse conosciuto, perché non mi conoscesse, sono Alberto Robecchi e in questa azienda mi occupo di canale e copro un verticale del care. Mi occupo anche di stampanti, quindi mi occupo anche del corretto funzionamento e dei training e delle spiegazioni sulle printer Zebra. Questa presentazione è basata appunto sui fondamenti di come agire, di cosa bisogna preparare per poter fare un encoding corretto, diciamo non tanto con programmi ad hoc che praticamente fanno tutto da solo, ma proprio con linguaggio macchina, quindi con comandi SGD. Cominciamo appunto primi passi verso l'encoding, questo è estremamente importante. Immagino che tutti conosciate i nostri printer, cosa vuol dire fare encoding RFID, oppure cosa il cliente si aspetta di trovare o di vedere su una stampante RFID. La stampante RFID non deve fermarsi mai, certo, come tutte le stampanti Zebra, anche la parte RFID non deve avere momenti di malfunzionamento o di non funzionamento. Quindi stampa 24 ore su 24 in una frazione di secondo, quindi in grado di poter essere configurata e entrare in funzione nei più brevi tempi possibili. Scrivere su un tag, quindi evitare danni, diciamo così, su encoding sbagliati, quindi stampare un'informazione a livello di carta su un'etichetta e poi stampare un'informazione diversa all'interno di essa. Molto importante, come vedete nella grafica di questa slide, la parte di encoding. La parte che ho scritto Zebra Encoding Antenna fa riferimento proprio all'antenna montata sulla ZT 610 e 411. È un array antenna con quelle parti quadratine che voi vedete, sono le testine che vanno proprio a cercare e vengono attivate a seconda della posizione del tag sulla parte di carta. Quindi molto importante sapere che la stampante deve comunque conoscere, prima di cominciare qualsiasi attività, deve conoscere dimensione dell'etichetta e dove è posizionato il tag. Quindi noi suggeriamo sempre di acquistare materiale certificato Zebra, non tanto perché lo vogliamo per così, tanto per farvi vendere carta, ma perché i rotoli di carta Zebra con la parte tag inserita sono stati certificati e quindi rientrano nelle specifiche appunto delle stampanti industriali. Quindi ogni rotolo di carta è stato creato, è stato pensato per poter funzionare su una particolare stampante o su una particolare famiglia di stampanti. Qui noi vediamo appunto la ZT600 che ha un numero di antenne. 20 antenne appunto posizionate all'interno di questa basetta, che è poi montata e può essere montata anche da voi con molta facilità. Quindi tra la trasformazione di una stampante standard a una stampante RFID può essere fatto in circa 10 minuti. Basta acquistare il kit, si smontano due parti e si monta la parte di encoding. Basta poi spegnerla, riaccenderla e automaticamente la stampante riconosce la parte RFID ed è pronta per essere usata. Naturalmente poi l'ultimo firmware a disposizione per quelle stampanti è molto, molto ben gradito, appunto per farle funzionare correttamente. Una volta fatto questo, poi vedremo com'è semplice la realizzazione e la creazione di un tag. In poche parole, appunto, quello che vi dicevo è, qui vediamo appunto raffigurata la serie di testine che vanno a cercare, diciamo così, nel momento dell'encoding, nel momento della calibrazione, la posizione del tag. Poi vi farò vedere anche qual è il comando da mandare alla stampante, che può essere tranquillamente o inserito tramite display, piuttosto quindi con i tasti, oppure con un comando particolare utilizzando lo Zebra Setup Utility. Quindi una volta che la mia etichetta viene inserita all'interno della stampante, grazie a questo comando, la parte elettronica va a cercare
aumentando la potenza, quindi da un picco di potenza fino ad arrivare a un picco di potenza minima, va a cercare qual è la posizione del tag, ossia per accoppiamento, diciamo così, non sono utilizzate potenze altissime, perché altrimenti andrei a scrivere o a leggere un tag nelle immediate vicinanze o prima o dopo. Quindi automaticamente la stampante va a leggere il tag sulla carta, ne determina la posizione e comincia a fare una sorta di vedo non vedo, quindi comincia con una potenza sempre più bassa finché raggiunge un limite minimo di lettura e di scrittura. Quindi lui prova a leggere e scrivere in modo tale da essere sicuri che quella testina, quindi la posizione di quella testina, che è diversa da etichetta a etichetta, possa leggere e scrivere utilizzando una potenza molto bassa, in modo tale che gli altri chip non possono essere intaccati e quindi scritti. Quindi lui cosa fa? Adesso qui fa vedere nella grafica come avviene l'encoding, ma considerate che quando viene fatta la calibrazione, la carta, l'etichetta, diciamo così, fa dei mini passettini avanti e indietro appunto per determinare la corretta posizione del chip e la potenza idonea, diciamo così, per essere scritta e letta. E quindi va da sé che ogni volta che la mia testina, qui cioè nella parte di raffigurazione vi è diciamo così, uno step, perché io consiglio sempre, anzi è consigliabile, diciamo mandatorio, fare prima la calibrazione dell'etichetta in modo tale che la stampante si renda conto della dimensione dell'etichetta cartacea, quindi sa qual è l'inizio e qual è la fine. Dopodiché, come si vede in questa fase, la stampante non fa altro che un backfeed e va a cercare l'etichetta, va a cercare la posizione del tag a secondo del chip sulla parte elettronica. Una volta fatto questo, la stampante è in grado di conoscere la dimensione dell'etichetta e la dimensione del chip all'interno dell'etichetta. Questo è molto importante, perché poi vedremo che nel report che viene emesso dalla stampante stessa c'è anche il backfeed, ossia quando io stampo un'etichetta, la stampante fa un backfeed, ossia nella ricerca del chip. È possibile che non sia proprio allineato alla fine dell'etichetta, sia un po' più all'interno, perché l'etichetta potrebbe essere delle dimensioni, svariate dimensioni, va a fare un backfeed per rilineare testina e chip RFID. Quindi facciamo finta che, non conosciamo i comandi, quindi sulla parte di test, di calibrazione. Per dirvi soltanto che, ad esempio, la calibrazione dell'RFID viene fatta col cappelletto HR, quindi il comando viene fatto appunto inviando questo tipo di sigla, quindi HR. La funzionalità di autoserializzazione, ad esempio, viene fatto con il cappelletto RU, che non è altro che la possibilità dove non è soltanto il dato che gli arriva dall'esterno e scritto poi nella parte tag. La stampante è in grado di poter fare anche dei ragionamenti andando a sostituire parte del tag con una serializzazione basata ad esempio sul TID del tag stesso, in modo tale da creare un tag univoco. Perché sapete che quando vado ad acquistare un rotolo di tag posso chiedere al produttore di serializzarli oppure di fare in modo che tutti gli EPC siano identici. Però ricordiamoci che all'interno della memoria del tag vi è una parte univoca che fa riferimento al costruttore del tag e a una sigla, a una serie di numeri che fanno proprio riferimento al tipo di tag e appunto a chilo prodotto. Ok? Questo ad esempio è una sequenza di comandi che dà modo di creare un'etichetta univoca, quindi va a prendersi una parte di memoria all'interno dell'etichetta e diciamo così, la mischia con il TID, in modo tale da avere una prima parte sempre fissa e una parte successiva all'interno dei 24 caratteri diversa a secondo per tag e tag. Ad esempio questo è un esempio molto molto semplice dove suddiviso per campi, quindi inizio formato etichetta, poi stampo nella posizione 50-50 un simple write example, dopodiché va a scrivere quindi il comando rfv che fa riferimento alla scrittura del tag, scriverà in esadecimale, che è la lettera H,
praticamente sui 12 byte, 96 bit, le 24 cifre che decidete di inserire all'interno del tag stesso. E poi FS e l'XZ, che è la fine del formato. Quindi questo è molto un esempio molto molto semplice. Però prima di mandare questo comando, ricordatevi che va fatta sempre la calibrazione dell'etichetta, naturalmente utilizzando il JC oppure da comando direttamente dal display. Quindi operazione vitale per determinare posizione del chip nell'etichetta e relativa testina di scrittura. Ogni testina è numerata, quindi ogni testina ha un suo numero e poi vedremo per quale ragione è numerata. Potenza, molto molto importante, perché devo evitare di scrivere su altri tag, o potrei anche evitare di scrivere sul tag stesso, quindi con una potenza troppo bassa da non poter citare il tag e quindi aprire il collegamento di scrittura e lettura. E soprattutto la parte di backfeed che serve appunto alla stampante per sapere che a fine etichetta corrisponde appunto alla fine dell'etichetta, quindi quanto backfeed io debba fare per poter andare a raggiungere il chip stesso. Vi ricordo che è preferibile lasciare sempre un'etichetta che esce dalla stampante, questo nel caso ci siano delle etichette molto molto piccole, però comunque lasciare un attimino un'altra etichetta in modo tale che lui possa fare un corretto backfeed. Esempio, quindi primo step, calibrazione dell'etichetta, comando tilde-JC, e questo glielo potete mandare direttamente tramite il setup utility. Una volta che la stampante ha calcolato la dimensione dell'etichetta, quindi che è a posto, potete fare un form feed per vedere che l'etichetta esca correttamente, mandate il comando XA HR XZ, che praticamente è come se fosse un'etichetta. Quando lui fa questo tipo di operazione, aumentate il timeout del setup utility in modo tale che la stampante possa calibrare correttamente l'etichetta, e poi di ritorno avrete in basso al Zebra Setup Utility questo spool che voi vedete a destra, dove dà lo start e poi vi dà la posizione, quindi la B2, B2 è il backfeed che deve fare, praticamente di solito sono millimetri, e poi vi dà una serie di informazioni che fanno riferimento alla testina e alla potenza e così via. Il tutto, che poi vedremo quali sono esattamente i parametri che lui emette, il tutto può essere inserito, come vedete qui in questa formula sotto, con le frecce, quindi XA, RS8, B2 e così via, in un comando. Perché? Perché se la calibrazione e la posizione dell'etichetta arriva dall'host, quindi arriva da un sistema SAP o un altro sistema che ha già fatto una calibrazione dell'etichetta, o perlomeno ha già in mente dove e quale testina utilizzare, questo potrebbe essere il primo passo, ossia la prima istruzione che viene messa all'interno dell'etichetta. Questo perché? Perché delle volte i clienti cambiano tipologia di etichetta. Come faccio a sapere ogni volta dov'è la posizione del tag? Questo lo posso memorizzare già a priori, quindi per quel tipo di etichetta, quel tipo di rotolo, io devo dare questo comando prima, in modo tale che la stampante sappia di per sé già dov'è la posizione e qual è la potenza, o altrimenti ogni volta dovrò fare la calibrazione della carta e la calibrazione del tag. Però il tutto, come vi dicevo, può essere estrapolato da questo spool ed essere intrappolato, diciamo così, in un comando che posso inviare alla stampante quando cambio l'etichetta. Quindi la calibrazione l'ho già fatta, non tanto quella della carta, ma quella della posizione del tag all'interno dell'etichetta, e quindi posso mandargli questo comando. Quindi nel comando stesso vi sono una serie di informazioni, quindi come ad esempio l'RS8 sta a indicare la tipologia di tag, no? Quindi la parte di EPC, il Gen 2 e così via. Poi la B fa un backfeed di 11 mm, quindi l'MM fa un backfeed dell'etichetta di 11 mm in modo tale da andare a centrare esattamente l'antenna, che in questo caso l'antenna ottimale è la A4, come vedete anche a destra con tutti gli asterischini. Quindi lui già vi dice, la stampante stessa vi dice quale testina utilizzare e quale potenza utilizzare per la lettura e quale per la scrittura. Io il tutto l'ho inserito appunto nel comando. Questo è un comando che sulla mia ZT411 fa riferimento a una particolare etichetta di un certo formato. Quindi potenza ottimale di lettura 24, potenza ottimale di scrittura è 30. E questi sono i parametri che
do automaticamente la stampante. Vi ricordo, non vorrei essere prolisso e ripetere sempre le stesse cose, questo è un comando nel caso io conosca già la mia etichetta. Questo lo faccio una volta, ho i miei rotoli, ho già fatto una calibrazione una volta, non voglio ogni volta rifare la calibrazione, so che su queste etichette viene fatta una particolare encoding, gli do questo comando prima di partire. O altrimenti dal mio display faccio la calibrazione che porta via quei 5-6 minuti a secondo poi dell'etichetta che ho a disposizione. Ricordate una cosa molto importante, ed è quello che faccio io: quando si fa le calibrazioni di un'etichetta RFID, non avere sorgenti elettromagnetiche intorno e tenere magari anche il coperchio chiuso. Questo perché qualsiasi cosa potrebbe interferire magari non tanto con la posizione ma con la potenza di scrittura dell'antenna stessa, quindi potrebbe andare a mandare a ramengo tutto il lavoro fatto. Quali sono ad oggi le stampanti con l'RFID? Ormai le abbiamo per tutte i verticali, quindi le industriali, le desktop, le mobile e anche la parte di card, quindi potete trovare la stampante di riferimento RFID che più vi interessa, ecco, diciamo così, per il vostro cliente. Premetto che tutte queste stampanti, quindi le stampanti industriali, possono essere trasformate in RFID anche dopo la vendita. Attenzione però, fate molta attenzione alle stampanti che andranno a stampare la parte on metal, ossia quei tag che hanno uno spessore molto più, diciamo così, alto rispetto al tag standard. Ci vuole una particolare testina e un particolare kit su ogni stampante per poter fare questo tipo di applicazione. Presente solo e soltanto nelle stampanti industriali e non sulle desktop e sulle portatili. Qui vediamo quelle industriali, quindi le ZT600, le 400, le Print Engine e le nuove ZT231. Da poco è stata annunciata anche la versione RFID per questa piccola stampante. Per le portatili e per le desktop anche qui, in questo caso vi fa vedere quali sono quelle utilizzabili sia desktop che portatili sulla parte on metal. Le stesse ZD621R possono essere utilizzate, hanno un display molto generoso sia con la batteria esterna che in mobilità per la generazione e l'encoding dei tag RFID. La 411 diciamo che è quella più utilizzata perché appunto può raggiungere 200-300 dpi, è molto molto compatta e ha tutte le caratteristiche di una stampante, diciamo così, industriale ad alti livelli di stampa. Lo stesso vale, e come vediamo anche qui dalle testine, per quanto riguarda i print apply, quindi quelle stampanti pensate per essere poi integrate in un sistema stampa e applica. A diversità della 500, adesso anche sulla 6 pollici è presente l'encoding RFID UHF. Qui un breve roadmap, quindi una breve, diciamo così, visione di quello che è stato nel 2022, ormai è consolidato, quindi anche la ZT231R è già presente nel nostro portfolio come stampante RFID UHF. Slide di chiusura prima di passare la palla, prima di passare la presentazione a Ugo Mastracchio, che vi farà alcune delucidazioni sulla parte di encoding. Questi sono i volumi di stampa, quindi a livello di rotolo e a livello di label, molto molto importante perché vi dà modo di capire qual è la stampante ideale, quella più corretta per l'applicazione del vostro cliente, quindi limitata per la serie 600, 5 o 3 rotoli per la versione 400 e così via a scendere fino ad arrivare alle stampanti portatili, dove si parla di circa 400 etichette al giorno di circa 2 pollici. Sia la ZT600 che la ZE500 hanno un numero illimitato di stampe, quindi possono funzionare praticamente 24 ore al giorno. Io passo la parola a Ugo, in modo tale che possiamo continuare magari con qualche ancora specificità. Grazie Alberto, condivido il mio schermo. Ok, Alberto, vedi il mio schermo? Perfetto. Sì, ti vedo. Ok, vado in full mode. Ok, quindi volevo riprendere alcuni degli argomenti
già toccati da Alberto, magari approfondendoli un attimo, partendo da uno degli elementi ovviamente più importanti, che è quello della calibrazione della stampante RFID. Quindi l'ha già detto Alberto, lo ripeto, la calibrazione RFID deve essere effettuata soltanto dopo che è stata completata la calibrazione, la media calibration, quindi la calibrazione dell'etichetta, dopo quindi che l'etichetta abbia acquisito tutti i dati relativi alla dimensione dell'etichetta e alla dimensione del gap. Molte, ripeto, delle problematiche dell'attività di troubleshooting che il nostro supporto svolge, legate all'RFID, alla fine sono legate comunque magari a problematiche legate al media più che all'RFID stesso. Quindi la calibrazione del media può essere naturalmente eseguita o attraverso il pannellino frontale della stampante, ma può essere anche eseguita, come diceva Alberto, attraverso il comando ~JC o anche attraverso l'esecuzione di un comando SGD, anche se magari è meno consueto questo approccio. Attenzione, ricordo che esiste un metodo di media calibration standard, ma c'è anche la cosiddetta calibrazione manuale, che è una procedura che è in particolare utilizzata per etichette con gap non standard, etichette difficili, quindi non disperate se la calibrazione, quella standard, non funziona, non vi consente di posizionarvi all'inizio dell'etichetta successiva. Cercate Zebra Manual Calibration e ci sono dei tutorial su internet che spiegano come viene eseguita. Quindi una volta eseguita la media calibration si può poi procedere sulle stampanti RFID ad eseguire la calibrazione RFID. Va detto, scopriremo poi, che la calibrazione RFID per etichette facili, che si intende etichette con gap standard che rientra nei range di gap che noi specifichiamo, e per dimensioni di etichette di lunghezza sopra i 5 cm, cioè i 2 pollici, non è di fatto neppure richiesta, perché nelle nostre stampanti industriali, voi sapete, esiste un array di antenne e configurando particolari parametri è possibile sostanzialmente che la stampante vada a scegliere volta per volta l'antenna più adeguata, o comunque che provi a scrivere con tutte le antenne prima di arrendersi e dichiarare un void. Però per ottimizzare le velocità e per tutte queste cose, la calibrazione RFID comunque è sempre consigliata e sicuramente obbligatoria per etichette di lunghezza inferiore ai 2 pollici. Io qui, per vostra comodità, ho linkato il knowledge base article che Zebra ha prodotto relativamente alle attività di calibrazione RFID. Quindi ricordo, calibrazione RFID può essere eseguita o attraverso il menu della stampante, attraverso il front panel, quindi accederete al sottomenu RFID e poi a Calibrate, oppure potete istanziare una calibrazione attraverso il comando caret hr di ZPL. In questo caso l'hr, come qualsiasi altro comando di caret, ricordatevi, i tilde no, ma i caret devono essere sempre posizionati tra il comando di inizio etichetta, cioè caret xa, e il comando di chiusura etichetta, caret xz. Oppure si può dare un comando di RFID tag calibrate SGD, come vedete sotto, con il parametro run. Il comportamento è esattamente lo stesso, il tipo di calibrazione RFID è esattamente lo stesso in tutti e 3 i casi. Raccomandazione: lasciate sempre un'etichetta davanti
che esce dalla stampante, in modo tale da avere sempre un tag davanti e un tag dietro rispetto all'etichetta target che voi avete, in modo da essere nelle condizioni tipiche di un'etichetta in mezzo al rotolo. Ok, vado alla prossima slide, rimango ancora sul discorso della calibrazione. Questo è quanto vi ho già detto, quindi per etichette di 2 pollici, cioè di 5 centimetri o più lunghe, la calibrazione RFID non è necessaria. Di default si usa una program position F0, che vuol dire che non si fa backfeed, quindi si legge in loco, lì diciamo si legge e si scrive con l'etichetta posizionata pronta per essere scritta, con una potenza di 16. La stampante utilizzerà l'adaptive sweep, che è appunto questa modalità attraverso la quale proverà a scrivere con tutte le antenne se la prima antenna non ha scritto con successo, passerà alla seconda e così via. Per etichette invece con lunghezza inferiore ai 2 pollici, la calibrazione deve essere eseguita. Io volevo dedicare un attimo per parlare del report RFID. Quindi, a fronte di questo comando HR di calibrazione che voi date, o il comando SGD corrispondente, la stampante ritornerà all'host il report, un report RFID, che e un esempio di questo lo trovate in questa slide. Non è di immediata interpretazione, quindi volevo descrivervi che cosa significano questi campi, perché spesso l'interpretazione di questo report è piuttosto importante per poi fare troubleshooting di che cosa sta succedendo. Quindi vedete, la prima colonna, vedete, parte da B30 in alto e finisce ad F10. Cosa vuol dire? Come diceva Alberto, sostanzialmente, il processo di calibrazione parte tornando indietro, facendo un backfeed dell'etichetta. Perché facciamo questo? Perché sostanzialmente il transceiver RFID sulla stampante non è ovviamente posizionato sul plate and roller, ma è posizionato dietro al plate and roller, quindi è posizionato, vogliamo dire, a metà dell'etichetta? Sicuramente non all'inizio. Quindi se il tag è posizionato invece all'inizio dell'etichetta o alla fine, che dir si voglia, anzi sarebbe in realtà alla fine, non sono nella posizione migliore per poter fare la scrittura. Quindi l'etichetta torna indietro di 3 cm, B30 se non sbaglio vuol dire proprio 30 mm, e inizia a provare a scrivere, a leggere con tutte le antenne dell'array che è disponibile e che naturalmente dipende da stampante a stampante. E qui vedete che in questo report ci sono tutti i tag che lui ha visto durante questa calibrazione. Vedete, ci sono 3 tag in questo caso, quello che finisce in 702, quello che finisce in CD83 e quello che finisce in C5B93. Sono tipicamente il tag che sta sotto l'etichetta target e quello che sta davanti, quello che penzola davanti e quello che sta dietro. La calibrazione sta nel trovare la potenza che mi dà una confidenza di scrivere e leggere con il 100% di affidabilità, senza però correre il rischio di un di una cross read o una cross write, cioè senza correre il rischio che io vada a scrivere nell'etichetta, nel tag dell'etichetta precedente o nel tag dell'etichetta successiva. Quindi voi vedete, partiamo da B30, quindi fino a F10, questo è l'offset,
con il quale ho letto, e poi ho A3. A3 vuol dire che di tutte le antenne che ci sono nella colonna A, l'antenna A3 è quella che ha le performance migliori su quel tag, e probabilmente funzioni dove il chipset è posizionato in termini di offset orizzontale. E 11 e 14 sono rispettivamente la potenza necessaria per poter leggere con successo il tag e per poter scrivere con successo il tag. Naturalmente scrivere richiede un pochettino più di potenza, perché serve a trasmettere un po' di energia al tag che viene usata per scrivere sulla flash. Quindi lo faccio per il tag 1, tag 2, tag 3. Quindi in posizione B30 il tag 702 viene letto e viene scritto con rispettive potenze 11 e 14, mentre il tag 2 non viene né letto né scritto, non riesco a leggerlo, e il tag 03 non riesco né a leggerlo né scriverlo. Poi passo alla colonna B delle antenne e faccio la stessa cosa, e vedete che con la colonna B delle antenne non riesco più a leggere il primo tag che leggevo con la colonna A, ma leggo il secondo tag, che è il CGD83, con potenze 12 e 16 rispettivamente. Insomma, la stampante si sposta millimetro dopo millimetro, riesegue questi test, eccetera, e cerca di trovare la posizione migliore dal punto di vista di minimizzare il backfeed, laddove possibile, e soprattutto trovare una potenza di scrittura e lettura che consenta di fare l'encoding sul tag che io voglio, ma che, ma che limiti i rischi di cross-read e cross-write. In questo caso vedete che la colonna a destra della quale c'è la freccia con gli asterischi è la colonna che è stata selezionata dalla nostra stampante. Quindi il risultato della calibrazione è che la nostra stampante ha deciso che è quello ottimale, un backfeed di solo 1 millimetro, e ha scelto l'antenna A3 come l'antenna ottimale da usare per scrivere su questo tag. Vedete che bastano 7 dB e 11 dB rispettivamente per poter leggere e scrivere su questo tag. Ok? I dettagli di questo report e di tutti i campi li trovate comunque sull'RFID Programming Guide, che poi referenzio in un'etichetta, in una slide successiva. Ok, bene, cambiamo argomento e parliamo invece delle partizioni del tag RFID. Qui ho voluto aggiungere alcune slide legate alla dimensione dei banchi di memoria, perché una delle domande più tipiche che ormai ci arrivano è legata a questioni del tipo: come faccio a scrivere 128 bit sul mio banco IPC? Come faccio a scriverne più di queste? Voi, come sapete, il banco EPC contiene l'identificativo del tag ed è minimo 96 bit in dimensione, ma molti dei tag oggi disponibili sul mercato ne hanno 128 e alcuni ne hanno anche di più. E quindi uno specifico comando deve essere dato alla stampante per informare la stampante che non voglio solo usare 96 bit, ma ne voglio usare di più. Per comprendere la logica di questo comando bisogna comprendere che il banco EPC, che è uno dei 4 banchi di memoria che sono disponibili in un tag, ve le ricordo, il banco TID e il banco read-only, diciamo, che ha un identificatore univoco del tag. Abbiamo poi un banco riservato che contiene le 2 password, quella di kill e la password di accesso, e poi abbiamo la user memory, che può essere presente o non presente nei tag. Però concentrandoci sul banco IPC, che è tipicamente quello che io voglio scrivere, ecco, va compreso che
questo banco contiene 3 parti. Ci sono i primi 2 byte di questo banco che sono un campo di CRC, poi c'è il campo di protocol counter, che vedremo è molto importante, sono altri 2 byte, e poi all'offset 4, quindi all'offset 4, dopo i primi 4 byte, inizia l'effettivo identificativo di tag IPC. Bene, allora innanzitutto devo verificare se il mio tag, quale dimensione di banco IPC il mio tag ha a disposizione. E questi sono dei comandi che io vi do e che vi consentono di usare la stampante per interrogare il tag e chiedergli quali sono le dimensioni dei suoi banchi, in particolare del banco IPC. Vedete che in sequenza devono essere mandati questi 4 comandi, i primi 2 intervallati da almeno un intervallo di 2 secondi, e che permettono di ottenere come risultato la dimensione dei banchi IPC, di ID e di memoria utente se disponibile. Quindi questa è la prima cosa che va fatta. Quindi intanto avere conferma che il vostro tag ha la dimensione di IPC che vi aspettate e la stampante lo riconosce. Una volta fatto questo, dovete passare a configurare questo famoso protocol counter. E questa tabella che vi metto in questa slide è la tabella che associa la lunghezza dell'IPC, vedete in questo caso 128,96, con il valore che deve avere il protocol che dovete assegnare al protocol counter, per fare in modo che tutte le write e le read che fate su IPC da quel momento in poi siano di quella dimensione. Quindi nel caso in cui voi volete scrivere tag IPC a 128 bit, dovete settare il protocol counter al valore 4000. Se volete usare tag IPC a 240 bit, il valore del protocol counter dovrà essere configurato a 7800. Come faccio a configurarlo, a configurare il protocol counter? Devo dare il comando che trovate in questa slide. Quindi questo è un comando del tipo RF, che sono tutti i comandi RFID di lettura e scrittura, di configurazione delle password, sono del tipo CARET-RF su ZPL. Questo è un comando di write, vedete, in esadecimale, e vedete che ha i successivi 2 parametri sono 1,2, vuol dire scrivi all'offset 1, che vi ricordate l'offset del protocol counter, perché il primo byte invece è il CRC che non ci interessa, scrivi all'offset 1 per 2 byte, 2 è la dimensione del protocol counter, 7800, caret FD e FS, per chi conosce lo ZPL, sono comandi di inizio testo e fine testo che vengono usati per qualsiasi comando ZPL. L'ultimo 1 finale vi spiego subito che cos'è. Quando il quinto parametro, quindi in questo caso il quinto parametro è 1, sto dicendo che voglio scrivere sulla memoria alla stampante, che voglio scrivere sul banco IPC partendo dal byte 0, quindi considerando anche i banchi CRC e IPC. Se invece al posto di 1 nel quinto parametro metto la E, allora sto dicendo voglio semplicemente scrivere i miei 96 bit dello standard IPC, non ti do offset, non ti do niente, e ti passo semplicemente i 96 bit che voglio scrivere. Ok? Parto già, diciamo, dall'offset 4, in altre parole. Ecco, questa immagine mi aiuta un attimino a spiegare
questo discorso, vedete, memoria EPC quando si usa la memory bank E in ZPL, e memoria EPC invece quando si usa la memory bank 1. Quindi quando la prima operazione da fare quando si vuole scrivere oltre 96 bit è fare una write sulla memory bank 1 per offset 1 per lunghezza 2, andando a settare con il valore corrispondente nella tabella che avete visto la lunghezza della memoria IPC che voglio gestire. Anche in questo caso documentazione di riferimento la trovate sul manuale RFID 3 Program Guide, che vi faccio vedere, è un po' la Bibbia per noi di Zebra per quanto riguarda l'RFID. È un manuale di riferimento, ma contiene anche, grazie al cielo, tutta una serie di esempi di etichette, di operazioni, eccetera. E credo sia un manuale fatto piuttosto bene. Elenca anche tutti i comandi SGD che sono disponibili per l'RFID, come tutti i comandi ZPL, con tutti i vari esempi del caso. Bene, siamo a 44, quindi vado velocemente a presentarvi un ulteriore documento, che è il documento a cui fa riferimento il nostro supporto tecnico. Quindi il nostro supporto tecnico, nello scenario in cui un cliente gli sottopone il caso di una situazione in cui ottiene delle etichette void con errore del tipo no tag found, questo è quello che la Zebra richiede dal partner o dal cliente finale per poter gestire il caso. Vedete che ci sono tutta una serie di passi: assicurarsi che il firmware è aggiornato, assicurarsi che il media sia stato caricato correttamente, identificare l'ampiezza e la lunghezza dell'etichetta, fare il factory default della stampante, configurare i settings per il media, eseguire la calibrazione del media, ricevere in formato elettronico la label configuration e poi eseguire una RFID calibration, salvare il file con l'RFID calibration report che vi ho fatto vedere prima e mandare poi i formati di test che vi farò vedere adesso alla stampante e verificare qual è l'esito che si verifica. Questi sono i due formati di test che il supporto di Zebra eseguirà sulle vostre etichette nel caso in cui riceva una segnalazione di problematiche di void no tag found. Il primo è un semplice test di lettura banco EPC e riscrittura di banco EPC con conseguente invio all'host del dato scritto, e il secondo invece, che è più legato a situazioni di cross read e cross write, è l'esecuzione dell'encoding e stampa di 5 etichette serializzate con scrittura del banco IPC e stampate per verifiche del fatto che non ci sia cross read o cross write. Magari le eseguo velocemente, se ho ancora un minuto, così vediamo che cosa succede. Vediamo anche il significato del comando caret hv che trovate qua. Vedete che questo comando sostanzialmente consente di inviare il dato che è stato appena scritto all'host. Ricordatevi sempre che quando la stampante riceve
un formato ZPL con l'RFID, la prima cosa, prima si occupa dell'encoding RFID, fa tutto ciò che riguarda l'RFID, letture, scritture e quant'altro, memorizza nelle variabili ZPL, nel caso in cui gliel'avete richiesto, i dati scritti o letti, e poi inizia con la stampa dell'etichetta, dandoti la possibilità quindi di poter stampare in chiaro anche le cose che hai scritto o cose di questo genere. Allora, io ho lo Zebra Setup Utility aperto, eccolo qua, ho fatto una prova prima di andare live, ma adesso la rifaccio. Prendo questo ZPL e lo eseguo. Ecco qua, la mia stampante ha codificato e trovo, e all'host è stato mandato, sono stati mandati i 97 bit che sono stati scritti dalla stampante. Posso eseguire, se eseguo questo stesso formato etichetta aggiungendo caret HL, l'host riceve anche il log di basso livello dei comandi atomici RFID. Quindi io adesso lo eseguo. Ecco, vedete che oltre al valore PC che è stato scritto, trovo questi 4 entry di log. Le prime due si riferiscono all'esecuzione dell'etichetta precedente, le seconde due vedete che spiega che tipo di comando è stato eseguito, VW, quale antenna è stata usata, E4, quale backfeed, in questo caso F0, con quale potenza, 16, codice di errore, e questo è molto importante, se l'azione non ha avuto successo, qui avreste ricevuto il codice di errore ZPL che corrisponde alla tabella che vi faccio vedere adesso. Eccola qua, sempre in quel programma in quel manuale di programmazione RFID trovate questa tabella dei codici di errori RFID che ritrovereste su questa linea di log, qua. Bene, io mi fermerei qua, no, Alberto? Così vediamo se c'è qualche domanda. Ovviamente, come detto, in questa prima ora dedicata all'encoding RFID possiamo solo trattare alcuni elementi di partenza, ma possiamo sicuramente, se ci sono feedback da parte vostra, approfondire anche elementi specifici. Io l'ultima cosa, volevo far vedere una situazione che capita spesso, perché qualche partner poi chiede: ma io come faccio a fare il test dell'RFID in questo caso, no? Quindi quando questo, che è una versione diciamo di ZT610 con un display non touch, però ho un menu che mi dà la possibilità di fare alcuni test, no? Quindi verificare lo stato della parte RFID, la parte di calibrazione molto velocemente, e poi per la parte di rete RFID data. Se io lo faccio in questo momento, il sistema assolutamente mi dà un tag not found, per le ragioni che vi abbiamo detto prima, ossia in questo momento l'etichetta è allineata ma non è allineato il tag, quindi se vogliamo andare a vedere quello che vi è all'interno del tag stesso non dovrò fare altro che, se mi allontano un pochettino di più, dovrò aprire la testina e poi cosa fare? Muovere, in questo caso se l'etichetta era quella che volevo verificare da quella successiva, devo fare altro che muovere l'etichetta in modo tale da verificare che ci sia il dato scritto. Quindi io faccio un pochino, adesso probabilmente lo farò anche male, però come vedete Perfetto. ho fatto un millimetro, un centimetro indietro, e lui mi va a leggere le informazioni. Alberto, ti posso Sì. chiedere, fai anche l'RFID test con il memory size? Allora, Esatto, questo questo. qua. Se io faccio il memory size mi darà anche le dimensioni, ecco, infatti mi darà le... Sì, siamo proprio al limite della... Vediamo un attimino. Se lo stiamo facendo un po' artigianalmente. Esatto. Eccolo qua. Vedete, questo era quello che vi dicevo prima, che prima vi avevo dato il comando SGD, lo potete fare anche
dal front panel e vi ritorna le dimensioni dei banchi TID, IPC e memoria utente del vostro tag. Attenzione, IPC 128 non vuol dire che scriverà 128 bit, gli dovete prima settare il protocol counter. Perfetto. Ottimo, allora grazie a tutti per la partecipazione, ho visto che sono state un bel po' di domande, quindi sicuramente un argomento interessante che vedremo di riproporre magari con qualche altro spunto. E niente, grazie a tutti, vi invito a seguire anche il webinar di domani dedicato ai TC 22-27 e ringrazio Ugo e Alberto per il fantastico webinar di oggi. Grazie ancora. Ciao a tutti. Grazie a tutti. Grazie Andrea, Ciao. saluto a tutti.